Guarda, tiri un po' sopra, maschera già l'ha messa, mettiamo le cose per cuffietta e andiamo a vedere. Vi faccio un'asola tipo così, così lei quando si deve svestire. Quindi questa è la zona, diciamo, filtro. In un reparto di medicina interna noi abbiamo praticamente diverse tipologie di pazienti. Abbiamo i pazienti che hanno il virus ancora, no? Più che la malattia, più che il Covid in senso stretto. Altri pazienti che necessitano un'assistenza medio-alta, che necessitano della CPAP, del casco che utilizziamo in alcuni pazienti o addirittura la necessità di fare ventilazione. Allora, noi lavoriamo in coppia con un medico che lavora sul paziente e l'altro all'esterno, nella zona pulita, che raccoglie tutti i dati del paziente e compila una cartella parallela a quella originale che ci viene trasmessa dal paziente quando arriva al pronto soccorso. Per evitare contaminazioni, lavorare con oggetti contaminati, questa cartella viene scannerizzata mediante il computer e trasmessa nella zona pulita dove viene ricostruita tutta la cartella. Ora è arrivato il paziente che è appena arrivato, ora mi reco da lui, facciamo un'intervista in un'anamnesi all'esame clinico, dopodiché i dati verranno trascritti in questa cartella provvisoria. Ora è arrivato il paziente nuovo, ora ti faccio la scannerizzazione dei documenti e te li invio, così puoi incominciare a lavorarti la cartella. Dobbiamo metterli sempre in semicolore, ragazzi. Dopo però si deve creare il sottovuoto. Il paziente è più tranquillo ma sente che manca il respiro e in effetti potete vedere queste zone che sono più chiare o a vetro smerigliato, cioè guardate, queste sono situazioni che sembrano quasi di fibrosi o addirittura microcistiche e il polmone è estremamente compromesso dal punto di vista della polmonite da Covid. Altri pazienti hanno la necessità di essere seguiti anche quando sono guariti dalla malattia polmonare per le varie comorbidità che hanno. Ha ragione, lei è un paziente pazientissimo. Allora, qua ci sono tutti i passaggi che dobbiamo seguire. Nel momento in cui noi 63 posti letto complessivamente per quanto riguarda l'unità operativa da me diretta e 36 altri 36 posti letto di medicina interna con l'altra direzione vengono a mancare, ovviamente viene a mancare un po' il polmone di un'azienda ospedaliera. Mi piacerebbe sottolineare il grande lavoro senza risparmiarsi di tutti gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, che svolgono un grandissimo lavoro. Sottovalutare la patologia Covid-19 è estremamente pericoloso, perché certamente ci sono gli asintomatici e gli asintomatici rappresentano il vero problema perché fanno circolare il virus. Ci sono i pauci sintomatici, quelli che hanno pochi sintomi, ma ci sono anche dentro i pauci sintomatici o coloro che hanno sintomi molto più importanti, coloro che possono precipitare nell'arco di pochi minuti, di mezz'ora, di tre quarti d'ora, un'ora. E quindi sottovalutare Covid-19 è veramente un fatto estremamente pericoloso
dal punto di vista dei messaggi che si possono lanciare alla nostra popolazione.